Ci troviamo al Teatro Municipale di Piacenza, uno dei teatri più belli della regione. Il prossimo anno festeggerà 220 anni di vita, perché fu inaugurato nel 1804 sulla base di un progetto dell'architetto Lotario Tomba, piacentino, che ebbe l'incarico di ricostruire il teatro dopo che il precedente, il Teatro Ducale, era stato distrutto da un incendio. Umberto Giordano non ha ancora 30 anni quando produce il suo più grande capolavoro, l'Andrea Chenier, e 2 anni dopo, sull'onda di quel successo, è chiamato ad affrontare Fedora. O meglio, è lui che chiama Victorien Sardou, l'autore del soggetto, per ricavare un'opera teatrale. Con Fedora, una storia nera, dalle tinte vagamente di spy story, di true crime, lo definiremmo oggi, Giordano sperava, e i risultati gli avrebbero dato ragione, di catturare l'interesse di un pubblico che ancora non conosceva il cinema, ma che in qualche modo aveva già cambiato sensibilità nei confronti del melodramma. Maestro Pizzi, è azzardato dire che Fedora è un po' l'antesignana del cinema, è un'opera che precorre il cinema? Certamente è una trama che ha molto il sapore di uno script per il cinema. Intanto è un dramma giallo, in qualche modo, poliziesco. Fa molto pensare a certi film, non so, sarebbe piaciuto anche a Hitchcock forse, magari avremmo avuto un bellissimo film se se ne fosse accorto. Ovviamente ci vogliono le condizioni perché tutto questo funzioni. Intanto un cast, soprattutto per me è importante che il cast, al di là delle qualità vocali degli interpreti, deve avere una credibilità. Io qui ho Teresa Romano che curiosamente mi ricorda Eleonora Duse, queste attitudini sue famose, e poi tutta quest'aura che circonda il personaggio. Teresa è molto vicina fisicamente a Eleonora Duse, forse ho in qualche modo spinto un po' l'interpretazione che Teresa fa di Fedora, un po' in quella direzione lì, una certa forma di attitudini che appartengono un po' a quell'epoca e che appartengono curiosamente al cinema di quell'epoca. Fedora mancava a Piacenza da 27 anni. L'ultima a interpretarla fu la grande Mirella Freni, una cantante che riuniva in sé presenza scenica, voce, temperamento, capacità attoriali incredibili, ma queste sono le stesse che si richiedono anche ai soprani di oggi. E del resto non è facile trovare tutte queste caratteristiche in una sola voce, in una sola personalità. Anche per questo Fedora è così poco rappresentata. Un titolo raro, oscurato dalla fama di Andrea Chenier, ma oscurato anche da Tosca, che è l'opera che 2 anni dopo, in qualche modo, raccoglie l'eredità drammaturgica del dramma di Sardou messo in musica da Umberto Giordano, che il Teatro di Piacenza e Opera Streaming vi consente di vedere. Opera Streaming, in the heart of opera.